Mon petit Rapanella, nous allons a faire un recette français. Spero di non aver detto una minchiata. Amici francesi, un saluto a tutti la Francia. Oggi ricettina francese, facciamo i gnocchi alla parigina. Sono dei gnocchi che si fanno in forno, poi si gonfiano, sono bellissimi, sono anche molto buoni. Sono facili da fare, tutti ingredienti che abbiamo già in casa, farina, burro, uova, formaggio, tutto lì, è molto facile, però è diversa la lavorazione. Intanto mettiamo a bollire una pentola alta, scegliete una pentola alta, perché sennò dopo quando lavorate, insomma, bella comoda. 250 ml di latte, ne faccio pochi, però sembrano pochi. 120 g di burro. Noce moscata, abbondante, un po' abbondante perché deve essere profumata questa preparazione. Una presina di sale, non tanto perché dopo ci va anche il formaggio che è salato, però un po' ci va. E siete mai stati a Parigi? Città bellissima, Scrivete nei commenti se siete stati a Parigi, se vi piace, cosa avete trovato di bello o di brutto. Allora, farina. Intanto che il latte deve raggiungere quasi l'ebollizione, bisogna pesare la farina. Questa è la farina 1, perché io in caso ho solo questa qua, sono 140 grammi. Se usate la farina 0 o 00 fate 10 grammi in più, quindi 150. Ecco, vedete, appena iniziato a bollire, dentro tutta la farina in un colpo, senza pietà, e girare. Bisogna farlo cuocere per circa 4 minuti. All'inizio sarà una grumaglia di grumi, un pasticcio, però dopo un minuto che la lavorate diventerà più liscia e più bella, e la andiamo avanti a lavorarla e saremo tutti quanti più felici. Sostanzialmente stiamo facendo una pasta asciù un po' più burrosa. Mi raccomando, i 4 minuti di cottura, insistete un pochino, giratela sempre 4 minuti e poi dobbiamo incorporargli 4 uova, una alla volta. Prima di incorporare le uova, siccome è molto calda per non fare una frittata, tenetela qui un paio di minuti sul tavolo, intanto la mischiate un po' che si raffredda un pochino, non deve essere fredda, deve essere ancora calda ma non bollente. Vi insegno un trucco in questi casi, mani nude contro la pentola, se riuscite a starci per più di un secondo va bene. Quindi 4 uova, dobbiamo incorporarle una alla volta, dentro uno, controllate che non sia caduto qualche guscio, che non ci sia dentro il pulcino, e poi giriamo e lo incorporiamo velocemente. E man mano che incorporiamo le uova diventerà sempre più morbido e appiccicoso il nostro impasto. Mi raccomando, è completamente incorporata la prima dentro la seconda. E il quarto uovo di gallina felicissima, sono molto gialle perché io tutte le sere prendo la chitarra e gli suono la serenata. Si scherza. Sono molto gialle perché sono galline che mangiano praticamente solo grano turco. Ecco, vedete la consistenza? Capite anche perché ho scelto una pentola molto alta? Perché sennò dopo fare questo lavoro qua diventate matti, invece così sono bello comodo e non sporco la cucina, così la rapanella è contenta. Adesso mettiamo su una bella pentolona di acqua bollente, come se fosse la pasta asciutta. Un po' di sale, come se fosse l'acqua della pasta. Poi usiamo un sacco a poche, ma se volete potete anche usare 2 cucchiaini e farne uno alla volta. Senza la bocchetta, deve rimanere liscio, oppure usate una bocchetta liscia. Riempite il sacco a poche senza fare un pasticcio. Fategli il risvolto, così si sporca all'interno e non all'esterno. Ecco. Mi raccomando, anche se le dosi sembrano piccole, 250, 150 eccetera, guardate che ne viene fuori un casino, perché sta roba qui poi dopo si gonfia tanto. Vi appoggiate alla pentola, coltellino, lo bagnate, schiacciate un pochino e tagliate, bagnate e tagliate, bagnate e tagliate. Vedete, va giù da solo, è molto facile da fare. Ecco, come vengono a galla, via, quindi fatene pochi alla volta perché altrimenti vi incasinate la vita. E li mettete nell'acqua fredda. Quando sono freddi li tiriamo fuori e li mettiamo in un posto senza acqua perché altrimenti si gonfiano di acqua. Facile, dai, come non sembra, ma che scivola giù da solo il coltello, vedete, lo appoggio sulla plastica, non lo appoggio sul gnocco, e va giù, va giù, va giù. Potete farli anche più grossi di così, più li fate grossi adesso e più vengono grossi dopo in pentola.
Facciamo una besciamella, perché dopo dobbiamo fare la salsa Aurora. Mezzo litro di latte, latte freddo, mezzo litro, 40 grammi di maizena o di farina. Facciamo la besciamella furba senza burro, perché di burro dentro lì ce n'è già abbastanza. Sciogliere subito la maizena o la farina, quello che avete utilizzato, nel latte freddo. Accendere il fornello e restare nei paraggi. 3 minuti è pronto. Pizzico di sale. I gnocchi alla parigina si possono fare con la besciamella e prosciutto, oppure con la salsa Aurora che facciamo adesso, oppure con la salsa Mornay, che sarebbe besciamella, rosso d'uovo e formaggio fuso. Appena il latte si riscalda, vedete, io non ho mai smesso di girare, adesso però giro più veloce, vedete, si è addensato, bella liscia, guardate che roba, sembra una magia. Pronta, quando è così, via dal fornello e andiamo avanti a girare ancora un minutino, altrimenti si fanno i grumi o insomma diventa troppo densa. Invece così resterà bella liscia, guardate che roba, sembra velluto, sembra ceramica, una meraviglia, sono contento. Come facciamo a far diventare questa meraviglia una salsa Aurora? Ci mettiamo dentro un bel cucchiaio di concentrato di pomodoro, doppio, triplo, quadruplo, quello che avete, poi vi regolate voi il colore, potete farlo dall'intensità che volete, io lo faccio rosa, rosa viene, color corallo, ma che bello. Adesso per completare la nostra salsa Aurora ci vanno dentro 2-3 belle cucchiaiate di parmigiano grattugiato, comunque un formaggio dolce, il grana o il parmigiano vanno benissimo, abbondante deve essere, e lo incorporiamo per bene. Devo dire due cose. Allora, per quanto riguarda il formaggio, volendo una bella cucchiaiata di formaggio si può mettere anche nell'impasto di gnocchi quando si mettevano le uova, volendo, a piacere. Io non l'ho messa perché c'è già dentro molto burro. Seconda cosa, questi gnocchi voi li potete preparare anche 1, 2, 3 giorni prima, li tenete nelle terrine come andiamo a fare adesso e poi dopo li cucinate mezz'ora prima di mangiarli. Stanno in frigo belli comodi, non succede niente, si gonfieranno comunque. Guardate che bella salsina, che colore delicato, sembra velluto, è una meraviglia. Allora, adesso ci servono delle teglie da forno basse, anche una grande se volete, comunque basse, le più basse che avete. Io sono queste, avevo queste tre, ve le faccio vedere tutte e tre. Questa qui è un po' troppo alta, ma la uso lo stesso. Questa è in ghisa e questa è in Pyrex. Mettiamo sul fondo di ciascuna una bella cucchiaiata generosa di salsa Aurora. Mettiamo dentro i nostri gnocchi, non devono essere ammucchiati, devono essere sparsi, quindi li dovete un attimino spostare. Se avete voglia di metterli dentro uno alla volta, ne mettete uno alla volta, però io vi consiglio di fare così. Li buttate dentro e poi li accomodate col ditino. Adesso con la salsa Aurora rimasta dobbiamo coprire i gnocchi, senza esagerare. Se per caso vi è venuta più densa, insomma un mappazzone, metteteci dentro un goccino di latte, un goccino di acqua, la diluite con la frusta e la fate diventare cremosa, perché deve essere cremosa, non deve essere mappazzonata, come si dice quando è troppo densa. Ecco, li coprite con un velo di salsa. Cercate di non sporcare i bordi, così vi verrà fuori un bel lavoro pulito fatto bene, altrimenti poi i bordi diventano neri in forno. Un po' di formaggio grana, abbastanza abbondante, senza esagerare naturalmente, come se fosse una lasagna, una crispella, ecco. Adesso avete una scelta da fare, o li mettete in forno 180 gradi per circa 25 minuti, dovete tenerli d'occhio, devono essere gratinati e gonfi, oppure li mettete in frigorifero e li cucinate domani una mezz'ora prima di mangiarli. Allora Beatrice, sono passati 20 minuti, però ce ne vogliono altri 5-10 perché vedi come sono venuti, guarda che meraviglia, meno male che non ho messi troppo pochi, guarda che roba, però devono cuocere ancora qualche minuto, non 10, 5, totale 25 minuti, dai. Eccomi qua, allora, scottano come l'inferno, guarda che belli, e non si sgonfiano mica, questi restano così, va che meraviglia.